Immagina questo insettino che depone le uova nel materiale organico in decomposizione, normalmente nelle feci. Pensa che per studiare i pappataci le uova le facciamo deporre nelle feci di coniglio. Sono facili, sono pulite, non sporcano e i pappataci ci depongono le uova. E dove? Sulle feci al sole? No, sulle feci all'ombra. Circa 30 giorni dopo, se le temperature sono estivo-primaverili, addirittura l'anno successivo, se stiamo andando incontro all'inverno, le uova schiudono. Come tutti gli insetti ci sono delle fasi di maturazione, si formano inizialmente delle larve, dalle larve poi schiudono degli insetti che sono vitali e cominciano il volo. Di norma le uova schiudono tra marzo e maggio in base alla zona climatica. Zone della Sicilia meridionale addirittura il ciclo non si ferma mai, al nord Italia non prima di maggio schiudono le uova dei pappataci. Il pappatacio esce dal suo uovo, fa le varie maturazioni, comincia a volare. Per le prime 3-4 settimane si nutrirà solo ed esclusivamente di nettare, di fiori e di sostanze zuccherine prodotte dalle piante. Ma dopo circa 4 settimane la femmina dovrà deporre le uova. A quel punto avrà un grande istinto di andare a ricercare il sangue di qualche animale, non importa che sia animale a sangue freddo o a sangue caldo, quando è vero che può mordere le lucertole, le tartarughe, ma può mordere anche il cane, il bambino, il pollo, gli ungulati, la vacca, tutti questi animali. Cosa succede? Nel momento in cui deve deporre le uova diventa una sorta di vampiro, ha bisogno del sangue. Se riuscirà a trovare un animale da cui prelevare il sangue con un morso, farà più uova e queste uova saranno più fertili. A questo punto, se l'animale su cui si andrà a nutrire di per sé ha la leishmaniosi, potrebbe ingerire un po' di sangue infetto e quindi infettarsi di leishmania. Ma a questo punto non sarà in grado di trasmettere la malattia, perché dovrà sviluppare la leishmania lei stessa, cioè l'insetto, prima di poterla trasmettere ad altri animali. Dopo il primo morso, una volta deposte le uova, tornerà a essere un animale mellifago, cioè che si nutre delle sostanze zuccherine delle piante e ci vorranno altre 3-4 settimane per riavere nuovamente l'istinto per nutrirsi di sangue. E se questa situazione non viene fatta per 3 volte di fila, non arriviamo alla capacità infettiva massima dell'insetto. Quindi immaginate, l'insetto schiude più o meno a maggio, il primo pasto lo fa a giugno, luglio, agosto, il paziente diventerà infettivo a settembre. Infatti la massima infettività si ha nel periodo della vendemmia, nel periodo della raccolta delle olive. Quello è il periodo di massima infettività e queste piante attirano tantissimo questi insetti proprio perché sono ricchissime di sostanze zuccherine. Chi è andato a vendemmiare si è sporcato le mani di una sostanza appiccicosa di cui il pappatacio si nutre. Il pappatacio, visto che ha bisogno di 3 pasti che fa a distanza di 3 settimane, è un animale molto longevo perché deve fare intanto più ovodeposizioni per infettarsi. Considerate che oggi non è ben capita la vera vita che può avere un pappatacio. È sicuro che riesce a fare dalle 4 addirittura alle 6 ovodeposizioni testimoniate. Quindi immaginate quanto può vivere.